Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale. Dopo una lunga pausa sono tornato a fare le prove delle vetture di iRacing. Sono stato incuriosito e stimolato da una novità assoluta che iRacing ha introdotto in questa ultima build, ovvero la prima vettura elettrica. Si tratta della Porsche Mission R, una vettura che nelle linee ricorda molto la 911. È una vettura dotata di due motori, uno anteriore e uno posteriore, e la trazione integrale, un po' come il top di gamma di Tesla. La parte anteriore è un motore da 435 cavalli, il posteriore da 653 cavalli, per un totale di 1083 cavalli circa per quello che riguarda la configurazione da qualifica, mentre per la configurazione da gara si tolgono molti cavalli per avere un'autonomia ovviamente superiore, quindi parliamo di 680 cavalli. Le batterie sono davvero molto capaci, parliamo di 80 kW che dovrebbero permettere, secondo gli ingegneri della Porsche, una competizione della durata di circa 30 minuti. Le prestazioni dichiarate di questa vettura sono di circa 300 km all'ora e di un'accelerazione di 2,5 secondi per passare da 0 a 100. Il dettaglio più importante di questa vettura è il peso, perché parliamo di 1500 kg, che sono davvero tanti e incidono notevolmente sulla dinamica di guida di questa vettura, soprattutto per quello che riguarda la frenata. Ho scelto la pista di Phillip Island per fare questa prova perché è una pista che ha curvoni veloci, curvoni lenti, quindi sarà interessante vedere le ripartenze con la trazione integrale del motore elettrico, ha delle staccate importanti, quindi ho pensato che questa pista fosse idonea per verificare la capacità di questa nuova vettura. Quindi andiamo subito in pista, ci vediamo tra 5 minuti circa per le considerazioni finali. Eccomi sulla pista australiana di Phillip Island, andiamo a dare una rapida occhiata a quelle che sono le possibilità di personalizzazione del setup su questa vettura e sono veramente molto poche. C'è, come vi avevo anticipato, la possibilità di spostare tutta la potenza per le qualifiche oppure di usare una potenza ridotta per la gara. In questo caso lascerò il setup baseline dove la potenza per la gara è settato attorno ai 650-680 cavalli e il drive bias, che è la cosa forse più interessante, è quella che ripartisce più potenza sulle ruote anteriori o posteriori. In questo caso è quasi tutta sul posteriore perché il valore massimo è meno 5, però lasciamo il baseline sulla valutazione di meno 4. L'accelerazione è importante, ma con questa configurazione non impressionante. Complice anche le gomme fredde, ho potuto subito assaggiare la difficoltà in alcune situazioni di un sottosterzo davvero molto marcato. Questa ripartenza ha un pelo di sovrasterzo in uscita e qua ritorniamo col sottosterzo, la macchina tende ad allargare in uscita di curva, soprattutto se si accelera anche leggermente. Anticipo molto l'ingresso qua per non trovarmi troppo sul cordolo e qui mi tocca frenare davvero tanto, però è una curva comunque impegnativa che precede una staccata altrettanto impegnativa che va fatta molto in anticipo rispetto alle macchine che siamo abituati a guidare. Ora vediamo sul dritto quanto raggiunge. Anche qua bisogna stare attenti ad accelerare. Ho dovuto alzare il piede qua, altrimenti uscivo.
questa è veramente una curva davvero tosta con tutte le macchine, con questa ancora di più. Bisogna davvero anticipare tantissimo la ricerca della corda della curva. Qua c'è una staccata davvero importante, una delle più toste del mondiale, secondo me. In accelerazione fuori dal rampino non c'è tantissimo sottosterzo, mentre in curve come queste con un raggio costante bisogna fare più attenzione. Qui non si riesce a farla in pieno. Adesso sono riuscito ad accelerare un po' di più, anche perché le gomme sono leggermente più calde. Rieccomi qui, beh, avete visto che è una macchina davvero molto molto particolare, totalmente differente come non poteva essere altrimenti, a partire dal rumore, questo fischio che inizialmente può sembrare fastidioso e lo è, però io ho fatto molti più giri rispetto a quello che vi ho fatto vedere nel mio video e vi posso dire che è una cosa alla quale poi alla fine ci si può fare l'abitudine. Una cosa invece più difficoltosa è imparare a guidare questa macchina perché bisogna completamente dimenticarsi gli automatismi e tutte le abitudini che noi abbiamo mentre guidiamo le macchine a motore termico. Abbiamo una marcia sola, quindi non si mettono le marce in progressione e soprattutto non si mettono le marce in scalata, che è la cosa più strana da fare. Quando tu freni dici boh, non schiacci le palette, non fai niente, devi solo aspettare che la macchina si fermi e come avete visto la macchina fa davvero fatica a fermarsi, però anche in questo caso è una questione di abitudine. La percezione che ho avuto io mentre usavo la macchina è che andasse piuttosto forte, però poi io dopo la prova della Mission R ho voluto verificare i tempi sul giro, ho provato con la Porsche GT3 e sono rimasto abbastanza sorpreso perché senza fare troppa fatica ho girato oltre 2 secondi più veloce, forse 3. Non mi sono messo a spingere perché quando ho visto il delta che era così inferiore mi ha colpito e ho capito subito che le prestazioni della GT3 sono notevolmente superiori. C'è da dire anche che quando sono tornato sul GT3 mi sono sentito un po' a casa mia, nel senso che dopo aver guidato per un paio d'ore la macchina elettrica, quando sono tornato lì ho detto finalmente si sente il rumore del motore, posso cambiare e tutto quanto è il nostro background fino ad oggi. Dovete comprarla? Non dovete comprarla? No, dovete non esiste. Io posso solamente suggerire di
provarla se siete curiosi. Non credo personalmente che questa macchina avrà tantissimo successo, però è una macchina particolare che secondo me può avere un senso. Se questo è il futuro, da qualche parte bisogna cominciare. Se invece sarà un flop, come secondo me lo è la Formula E, che secondo me è destinata a scomparire, non lo so. Vedremo l'utenza di iRacing, che tra l'altro si è espressa già in modo abbastanza netto e schierato da parte di un no all'introduzione dell'elettrico, però tutte le rivoluzioni partono da uno stupore da parte dell'utenza e da un certo scetticismo. Vediamo cosa succede. A me la macchina ha divertito, non sono sicuro se la userò in competizioni, però è una macchina comunque interessante. Certo, le vecchie Porsche, soprattutto per gli anziani come me, sono tutta un'altra cosa ed è lì che batte il cuore in maniera più forte. Vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto, spero di vedervi presto al prossimo video e vi auguro buone corse a tutti. Ciao! E ha un carico aerodinamico importantissimo rispetto alle altre GT, che poi non so neanche se è vero. È un motore posteriore da 653 cavalli. E non me lo ricordo, non me lo ricordo. Oh, porca miseria. Maledetti.